48 ore di lievitazione. Dal 2014 questo qua, mentre nel 2020 abbiamo aperto l'altro, quello lì sulla Vistola. È un forno a nastro che cuoce su pietra a 450 gradi. Oggi il pizzaiolo si sente un poco scienziato. Adesso impasto un po' di meno perché abbiamo impastato un po' troppo, a cuocere intorno alle 180 palline. Io sono di Napoli, però zona nord, non sono di Napoli centro. A Napoli si porta la pizza grande, invece più nelle periferie abbiamo più il fatto di essere contemporanei. Preferisco la via di mezzo, nel senso perché allora per fare degli impasti contemporanei mi avere anche le attrezzature. Se uno invece vuole fare un diretto, vuole dare un prodotto comunque buono, si può pure solo accordare in frigorifero, poi dipende da come vuole lavorare. Il diretto è già un po' più complicato. Faccio il diretto, lo devo gestire io, lo devo guardare, lo devo controllare, è differente. Non cambiano tra biga, pulisce, diretta, alla fine se la pizza è buona è buona. E poi vale anche quello che ci metti sopra. Io sono qua da 3 anni oramai, però già sono, penso, questo qua c'è il quarto anno, perché lavorai anche 6-7 anni fa qua. E poi sono ritornato. L'acqua la tengo sempre stessa temperatura. Perché? Perché io cambio solamente il liquido sulla ricetta. E l'acqua deve essere sempre fredda. L'impasto tende a riscaldarsi, quindi tu hai bisogno sempre di acqua fredda, sempre. Questo impastificio qua è un po' tipo la Ferrari della... Qua posso gestire sia la vasca che la spirale. Impastiamo venerdì, sabato, no, giovedì e sabato intorno ai 150 kg solo di farina. Anche i locali facciamo in 3 giorni 3300-3400 palline. Prima lo facevano ex muratori, camerieri, cuochi, tutti facevano la pizza. Però negli ultimi anni, siccome alla fine c'è un grande food tourism in Italia, ci siamo dovuti un pochino... abbiamo dovuto studiare, diciamola così. Il mio primo traghetto maestro di pizza faceva tutto a occhio, non è che lui pesava solo il sale, basta. Si guardava, vabbè, arriva qua su 10 litri, praticamente lo buttava tutta l'acqua pure e poi ci buttava la farina. Adesso si fa tutto il contrario per avere anche un prodotto a livello di elasticità buono, cioè si parte, si mette tutta la farina e poi si mette l'acqua. Quanto più ne è più cerco di lavorarlo di meno, perché essendo tra virgolette un po' ristretto, l'impastatrice tende a riscaldarsi molto più velocemente di un impasto che ha più spazio. Quindi questo qua già bisogna un po' più di tempo. Io ho moglie polacca. Diciamo che quasi tutte le persone che sono qua, almeno noi italiani uomini, è per seguire comunque la fidanzata, però come cultura non saranno mai, cioè abituarci a diventare come loro è impossibile. Siamo troppo diversi dal punto di vista. Il candelo lo ama, tutto bello pieno di olio, l'olio lo mettono dappertutto. Si rovina pure diciamo quello che mangia. Questo qua noi lo facciamo riposare per un'oretta e poi gli facciamo le palline. Quello che facciamo oggi è sempre per il giorno dopo, quindi minimo 24 ore, un diretto semplicissimo. È un po' più alto dell'impasto napoletano, intorno ai 66-67%. Morbido anche al punto giusto, lavorabile. Le palline le fai da quanto? Da 230.
Mettiamo tutto con le date. La cera la teniamo sempre intorno al... diciamo che lei è settata intorno ai 2 gradi, quindi va dai 2 ai 4 gradi. Qua l'impasto abbiamo fatto 2 giorni fa, 48 ore di lievitazione, infatti ci sono anche già i puntini della maturazione e sicuramente sarà digeribilissimo. La pizzeria ci sta dal 2014 questo qua, mentre nel 2020 abbiamo aperto l'altro, quello lì sulla Vistola. Mia madre è polacca, è vissuta per 30 anni a Napoli, ma sapevo che la Polonia era un paese in forte via di sviluppo e quindi abbiamo iniziato, diciamo, all'inizio eravamo solo questo ristorante, era tra l'altro più piccolino e lavoravamo in 8 in tutto il ristorante. Oggi siamo un centinaio più o meno su 2 ristoranti che lavoriamo. Quando abbiamo aperto questo avevo 22 anni e adesso ne ho 33, quindi sì, ho avuto la fortuna di poter iniziare giovane. È un forno a nastro che cuoce su pietra a 450 gradi, quindi diciamo ha le caratteristiche di un forno napoletano, anche se effettivamente è un forno elettrico. In realtà è un falso mito, anzi il forno a legna tende ad avere una platea meno stabile come temperatura rispetto a un forno elettrico, che ti permette di gestire più pizze e di cuocerle in maniera più precisa. E cuoce 1 minuto e mezzo, la temperatura del forno come potete vedere adesso sta cuocendo a 4,30 e 3,94 sta sulla platea.
volevamo un poco dare quell'idea di ristorante napoletano dove spesso c'è il tavolo condiviso, dove ci sono persone che non si conoscono sedute allo stesso tavolo che condividono il pasto. Qui in Polonia diciamo non l'avrebbero accettato completamente, quindi abbiamo comunque però cercato di creare questo ambiente abbastanza ristretto, caloroso, un po' anche rumoroso volutamente per riportare poi a quella che è la tradizione napoletana.
evitare. Poi io ho moglie volate, o Italia o Polonia. I polacchi apprezzano il prodotto originale italiano, noi ci siamo sempre concentrati sul servire un prodotto originale senza mai adeguarci ai gusti del cliente locale. Qua sono abituati a mettere salsa all'aglio, ketchup sulla pizza, ad accompagnarla con delle salse, cosa che noi non faremo mai. Quello che ci interessa è di fare anche un po' di formazione al cliente locale su qual è la vera cultura gastronomica italiana, come vanno mangiate le cose, e per fortuna questa filosofia a distanza di tempo ci ha dato ragione. Bez bazylika. GBL la pizza c'è molta disinformazione in merito, anche tra i pizzaioli. Oggi il pizzaiolo si sente un poco scienziato, pure l'introduzione di tutte queste tecniche di pasti indiretti, idrolisi, bighe, polish, lievitazioni lunghissime, maturazioni portate all'estremo. In realtà dipende da quanta ne mangiamo, da quanti ingredienti hanno sopra. Una pizza può essere digeribile sia se fa 3 ore di lievitazione che se ne fa 24. No, fai il panuozzo? Fai il panuozzo? Questo è 1,4 minuti e 15 Wow.
For vegetable? Per tavola di vediamo là. No, hai detto. Che vanno andiamo là, Margherita, how many Okay, non te lo do. This is from you. Yes. carbonara sauce? Yes. Niente, ho esportato quella che è la nostra tradizione della cucina napoletana. Noi oltre alla pizza facciamo anche cucina, facciamo tutti i piatti tipici come il ragu napoletano, la genovese, la pasta e patate, la bufala la portiamo dal Cilento, i fiarielli, le scarole pure le portiamo da Napoli, quindi insomma abbiamo cercato di portare un po' tutto quello che è Napoli in cucina a 2000 km di distanza. Riproviamo a portare Napoli a Varsavia, siamo riusciti ad aprire un piccolo angolo di Napoli nella capitale.
che uno dei segreti del successo è che è un ristorante veramente familiare. Io lo gestisco con mia madre, con la mia ragazza, e siamo effettivamente presenti qua ogni giorno. Se non fossimo presenti probabilmente non riusciremmo a tenere botta, e quindi per creare qualcosa di più replicabile e scalabile bisogna un po' semplificarlo e sfoltirlo. La prima cosa che cerchiamo è una persona che caratterialmente va bene per il nostro team, anche perché noi viviamo 24 su 24 in ristorante, quindi anche a noi fa piacere, insomma, che ci sia una certa atmosfera, e poi questa porta tante conseguenze, sono stabilità nel personale e quindi non dover formare in continuazione persone nuove. E sì, devo dire che in più di 10 anni sicuramente avremo formato decine e decine di pizzaioli qui in Polonia, anche se collaboriamo, abbiamo anche dei pizzaioli napoletani. Qua abbiamo 2 pizzaioli napoletani, un pizzaiolo che viene da Frosinone, che loro danno sicuramente una grande mano poi nel formare tutto il resto dello staff. Se poi hai bisogno di social media manager per gestire la tua catena, noi ci siamo. Assolutamente ne possiamo parlare. Erano i piselli, perché non sto Abbiamo un impasto tradizionale idratato al 65%, un impasto diretto fatto con farina Caputo. Utilizziamo sopra un pomodoro San Marzano pelato, abbiamo fior di latte napoletano della latteria sorrentina, basilico fresco in quantità, tocco di grana padano,